Benvenuti su Misteri Nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 4. Un punto caldo in Antartide. Come in una sequenza prestabilita, quasi subito dopo la stesura finale del testo della pergamena segreta, le cose nel dipartimento cominciarono a muoversi in fretta. Come ho detto, gli ultimi mesi sono stati un periodo di relativa calma, che mi ha permesso di mettere ordine nei miei pensieri, di analizzare con Shin Lee alcuni temi spirituali, di calmarmi dopo le tempeste dell'ultimo anno. Con i suoi nuovi incarichi, Cesare era più assente. Il generale era stato distaccato al Pentagono come mediatore militare per le questioni di sicurezza nazionale tra la Romania e gli Stati Uniti, e i cambiamenti nella struttura interna del Dipartimento Zero erano stati abbastanza ben organizzati. La fine del 2006 mi ha trovato in uno stato d'animo meditativo, preoccupato dal testo del Pergamena, dalle discussioni con Shin Lee e dal fascino degli incontri, rari a dire il vero, con Cesare e il dottor Chien. In un primo momento questa evidente mancanza di attività mi è sembrata un po' strana, ma poiché mi dava una meritata tregua per compiere la missione spirituale di cui ero stato incaricato, ho preso le cose come stavano. Dall'ottobre 2006 al gennaio 2007 non c'è stato un solo incidente, i protocolli sono stati impeccabili e la pressione politica è stata praticamente inesistente. Ma era davvero la calma prima della tempesta. Verso la fine di gennaio 2007 le cose cambiarono improvvisamente. La questione continuava a tornare sulle montagne di Orastie e sulle voci degli americani, secondo cui stavamo nascondendo qualcosa. D'altra parte nemmeno loro offrivano ulteriori dettagli, per cui l'intera situazione sembrava un po' esilarante. Entrambe le parti erano sospettose l'una dell'altra, ma nessuna era sicura di cosa stesse dicendo l'altra. Per quanto mi riguarda, questo argomento era un grande punto interrogativo. Non sapevo quasi nulla del coinvolgimento del Dipartimento Zero nelle montagne di Orastie, ma la cosa ancora più strana era che Cesare aveva sempre rinunciato a parlarmene. Mi incuriosiva il fatto che questo argomento sembrasse molto speciale, persino per l'SRI. Normalmente avevo immaginato che la grande scoperta nei Monti Bucegi fosse in prima pagina come un segreto nella cooperazione con gli americani. Le realtà che ho visto lì e che ho descritto nei volumi precedenti, certo, solo alcune di esse, nel rispetto dei limiti che mi erano stati imposti e le implicazioni che sono sorte nelle relazioni tra la Romania e gli Stati Uniti, hanno reso questa realtà un picco difficile da superare. Dopotutto, stavamo parlando di una tecnologia fino ad allora inimmaginabile per l'uomo, di una civiltà misteriosa che si rifiutava di rivelarsi e di scoprire alcune verità molto scomode sull'esistenza dell'uomo su questo pianeta. Inoltre, non ho trovato nulla nell'archivio del Dipartimento Zero su questo argomento, e né Cesare né il generale Obadea avevano menzionato nulla di speciale sulle montagne di Orastie fino ad allora. L'unico accenno era stato che anche la parte rumena non ne sapeva molto. Quando è arrivata la bomba ero sprovveduto come un anno prima. Mi trovavo alla base Alfa per condurre un corso preparatorio con le squadre tattiche sulla valutazione psicologica in situazioni ad alto rischio. Cesare era a Bucarest, a una riunione dei capi dei dipartimenti dell'SRI, e il tenente Nicoara era in sala proiezioni, ad accompagnare una squadra americana di specialisti del Pentagono. In queste situazioni il dipartimento era gestito amministrativamente da altri due luogotenenti, Peris e Matu. Ricevetti la telefonata da Cesare in persona, mentre stavo facendo le valutazioni psicologiche. Mi disse molto concisamente che dovevo lasciare la base entro mezz'ora e dirigermi verso l'aerodromo militare di T, da dove sarei partito, senza specificare dove. Mi lasciò istruzioni precise per il codice di emergenza della base e mi disse che avrebbe chiarito tutto quando ci saremmo incontrati tra qualche ora. Finora non c'era nulla di insolito,
forse solo il grado di allerta che aveva imposto alla nostra unità. Non avevamo informazioni per giustificare quell'azione, ma un ordine era un ordine. La parte veramente interessante è stata quando, alla fine della conversazione, mi ha chiesto di portargli, nella massima segretezza e sicurezza, un fascicolo nel suo ufficio, alla base Alfa. Era la prima volta che mi dava i codici della sua cassaforte personale e mi indicava cosa avrei dovuto prendere da lì. Si trattava effettivamente di un fascicolo, solo che era stato sigillato in una scatola trasparente che sembrava plexiglass, ma in realtà era in fibra di vetro. Aveva le dimensioni di una libreria, solo che era un po' più spessa. Ovviamente serviva solo come contenitore altamente sicuro per le informazioni top secret. La scatola era molto elegante, con bordi metallici di quello che poi scoprì essere titanio, e un sistema di chiusura computerizzato molto sofisticato, con un lettore di impronte digitali dell'Iride. All'interno vedevo una normale cartellina, piuttosto sottile, sulla cui copertina era scritto a grandi lettere nere Kronos e sotto c'era la dicitura Top Secret. Il modus operandi di Caesar era stato atipico. Per quanto lo conoscessi, mi resi conto che se faceva le cose in quel modo, allora le cose erano davvero molto serie. Ho fatto tutto quello che mi ha chiesto. Ho imposto il codice di emergenza nella base e sono decollato in elicottero verso T. Per maggiore sicurezza, oltre al pilota, ho cooptato il tenente Matù, che mi ha accompagnato con uno degli agenti della base fino all'aerodromo militare di T. Il volo è stato tranquillo e all'arrivo Cesare mi stava già aspettando sulla pista. Gli consegnai subito la speciale valigetta contenente il dossier. Sono arrivati anche i generali Obadea e Roddey, mi ha detto rapidamente. Sono a Bucarest per una riunione di emergenza del governo con alcuni membri del CSAT. Sta succedendo qualcosa di molto importante. Avete qui il briefing. Mi ha consegnato una cartella con la copertina rossa su cui si leggeva Maycore Facility, Antartica, solo per gli occhi. Nel rumore dell'aerodromo, Cesare mi gridò all'orecchio. Il generale Inossanto ha richiesto la migliore squadra tecnica per un viaggio in Antartide. Si tratta degli extrasensoriali R-Vuto. Lei è stato incluso in questa squadra, formata dal generale Roddey. Vi state imbarcando proprio ora. Le ruote saliranno tra pochi minuti. Buona fortuna. Mi guardò nel suo modo speciale, pieno di gentilezza e comprensione, e per la prima volta mi strinse affettuosamente al petto. Nonostante fossi più grande di lui, provai ancora la meravigliosa sensazione di una protezione paterna, di una sicurezza che mi avrebbe accompagnato da allora in poi. Lo ringraziai con gratitudine, presi il mio piccolo bagaglio personale in una mano e il mio fascicolo informativo nell'altra, e salii sull'auto che mi aspettava a pochi metri di distanza. Attraversammo l'aerodromo fino all'aereo che era pronto a partire. L'aereo aveva solo pochi posti a sedere, essendo stato appositamente sistemato all'interno. Mi resi conto che il volo era diplomatico, perché all'interno riconobbi diversi funzionari americani e un ufficiale britannico che avevo conosciuto in una riunione di protocollo a Bucarest. Quasi tutti erano impegnati a leggere appunti o a lavorare al computer. Ho preso posto e dopo meno di 10 minuti l'aereo è decollato. Il sole stava tramontando all'orizzonte, in un cielo perfettamente terso e colorato di splendide sfumature. La brina all'esterno enfatizzava la purezza del panorama, che era intriso della tranquilla bellezza di un inverno calmo e non troppo nevoso. L'atmosfera discreta dell'aereo era meravigliosa, il servizio impeccabile, e mi sono appoggiata alla mia comoda poltrona, rilassato e soddisfatto, concedendomi qualche minuto di raccoglimento e di sintesi. Solo 3 ore prima stavo svolgendo tranquillamente il mio lavoro alla base Alfa e ora ero già su un aereo per gli Stati Uniti con destinazione segreta. Avevo con me una scatola con un fascicolo molto importante, di cui non avevo idea del significato. Avevo accesso ai codici di emergenza. Avevo ricevuto un fascicolo informativo sulla missione ed ero stato inserito in una squadra tecnica speciale con una missione top secret in Antartide. Era un accumulo di eventi importanti, compressi in un periodo di tempo molto breve. Come in altri momenti culminanti della mia vita, quando mi sono trovato di fronte a situazioni e condizioni eccezionali,
non potevo che essere felice di avere queste opportunità straordinarie. Mi sentivo fiducioso, interiormente in pace, in controllo di ciò che già conoscevo e in equilibrio nel flusso degli eventi. Ero soddisfatto del lavoro che stavo svolgendo nella DZ, dei contatti che avevo stabilito, del fatto che avevo portato a termine la mia missione spirituale con il testo del Pergamena e anche del fatto che avevo potuto incontrare il dottor Xian e Xin Li, la cui presenza e il cui insegnamento spirituale erano stati indelebili. Sereno e in pace, con il pensiero che le mie azioni erano in accordo con un'integrazione e una comprensione più elevate, che mi facevano evitare troppi errori, ho cenato felicemente e ho aperto il file informativo. Era personalizzata a mio nome, recava il marchio originale del Pentagono ed era firmata in calce dal generale Rodey, che era stato designato comandante tecnico dell'operazione per quella missione. Sono stato informato che la destinazione finale era un punto vicino alla base militare statunitense di McChord, nel sud-ovest dell'Antartide, dove è apparso un fenomeno cosmico di tecnologia ultraterrena. Mi è stato fornito l'elenco dei membri del team, le relazioni gerarchiche, il livello di accesso alle informazioni. Ho visto che questo è stato massimizzato per tutti i membri del team in cui sono stato inserito e altri dettagli che non posso rivelare. In 2 pagine c'era una breve nota informativa sulla base americana di McChord, sulle attività che vi si svolgono e sui principali eventi che si sono verificati negli ultimi decenni in quell'area. Il rapporto passa poi ai retroscena del problema. Il 22 gennaio 2007 l'attrezzatura tecnica della base ha registrato un'attività insolita su una delle cime delle basse montagne a circa 20 km di distanza. Questi strani segnali erano stati registrati anche l'anno precedente, indicando una particolare doppia triangolazione, con i monti Orastie della Romania e con il monte McKinley dell'Alaska. In nessuna di queste regioni il servizio militare di controspionaggio degli Stati Uniti ha ricevuto segnalazioni di attività sospette. Mi sono detto, forse è questo il modo in cui ha spiegato le pressioni diplomatiche esercitate dalla diplomazia americana qualche tempo fa. Finora però non c'era nulla di strano, a parte il mistero che nessuno capiva quale fosse il vero significato di quelle aree etichettate. La sorpresa è arrivata a gennaio, quando i 3 punti sono stati collegati tra loro indicando un rigonfiamento nello spazio esterno, che puntava al satellite Europa di Giove. Scorsi con impazienza il resto del materiale. C'era scritto che una precisa area della calotta di ghiaccio che ricopre quella zona montuosa dell'Antartide, vicino alla base di McChord, si era sciolta in 2 ore, rivelando un dispositivo tecnologico di straordinaria complessità su uno dei pendii. Sono state mostrate 4 fotografie, da diverse angolazioni, con alcuni riferimenti topometrici. La lente aveva la forma di un tronco di cono con base ellittica. Ovviamente funzionava come una sorta di faro cosmico. Aveva le dimensioni approssimative di un edificio di 3 piani e, in prossimità della sommità, a circa 2/3 della sua altezza, presentava una sorta di collare, come un ampio ventaglio, forse una specie di antenna. Nelle fotografie, questo elemento costruttivo appariva come enormi pannelli molto luminosi, con linee colorate rosse e bianche, simili al laser. Ma c'erano molti altri elementi che non sono riuscito a distinguere chiaramente dalle foto. Il rapporto dice anche che non è stato possibile identificare l'eccezionale fonte di energia che ha sciolto la gigantesca massa di ghiaccio in un periodo di 2 ore, poiché il faro era coperto da 210 metri di ghiaccio, ma è chiaro che proveniva dall'interno del dispositivo. L'ultimo elemento menzionato è che, dopo lo scioglimento del ghiaccio, il faro ha iniziato a emettere colossali fari luminosi a una velocità molto elevata, simile a quella di una pulsar. La mattina del giorno precedente, il 24 gennaio 2007, 3 giorni dopo l'attivazione del radiofaro, tale attività era cessata. Siamo stati informati, tuttavia, che il dispositivo funzionava ancora, emettendo energia e mantenendo lo spazio circostante perfettamente asciutto. Il faro era illuminato e c'era ovviamente una certa attività interna, ma le forti emissioni di energia erano cessate. Ho chiuso il file e sono rimasto a pensare.
Mi ha stupito il modo diretto e molto evidente in cui il dispositivo si è rivelato. Se è successo in questo modo, allora è evidente che si trattava di qualcosa di molto grave e si poteva trarre la conclusione che non riguardava solo la Terra, ma anche il nostro sistema solare. La parte più interessante, tuttavia, era il collegamento con il nostro paese. Sembrava che questa zona avesse suscitato molto interesse in un lontano passato. Prima gli straordinari Monti Bucegi, poi il misterioso collegamento con i Monti Orastie, sui quali non avevo praticamente nessun dato. Eppure qualcosa si sapeva, se lo collegavo al dossier speciale che avevo portato a Cesare. La formidabile segretezza in cui era custodito quel dossier e il fatto che Cesare non mi avesse mai fornito alcun dettaglio al riguardo mi preoccupavano seriamente. Il mistero era infittito dal fatto che anche la parte rumena non aveva molte informazioni. Decisi di riposare un po', perché il viaggio sarebbe stato molto lungo. Come al solito, ci fu uno scalo in Spagna, da dove salii su un altro aereo, questa volta militare. La seconda tappa fu in una base segreta americana nel deserto del Mojave, dove restammo per un giorno. Questo era il punto di assemblaggio per le persone coinvolte nell'operazione. C'erano due squadre principali. Ne ho fatto parte anch'io, così come altri due colleghi della selezione finale del corso di formazione per camper, il canadese e uno degli americani. Sono stato anche felice di incontrare nuovamente Hayden, che si è unito a noi con il suo eccezionale supporto tecnico. Un genio del computer, quale era indispensabile per un'operazione del genere. Poi c'era una squadra operativa di 6 uomini, con una tecnologia che non avevo mai incontrato prima. 2 di loro li ho riconosciuti dalle operazioni di Bucegi e ci siamo salutati e scambiati qualche parola gentile. C'era anche un piccolo staff amministrativo, selezionato appositamente per la missione. Ci è stato fatto un breve briefing, in cui sono stati stabiliti i parametri dell'azione e la funzione che ognuno di noi avrebbe svolto. Ci fu anche detto che avevamo un supporto secondario notevolmente aumentato, che avrebbe dovuto fornire la missione su un ampio perimetro intorno al faro cosmico. Il coordinatore dell'azione era il colonnello Trescott, un uomo con una vasta esperienza nell'estrazione di reliquie o oggetti misteriosi, effettuata sotto perfetta copertura. Avrebbe guidato l'operazione fino all'appuntamento con il generale Roddey per recarsi in Antartide. Facevano parte della missione diversi altri generali e colonnelli, tra cui il generale Obadea. Il capo del Pentagono, il generale Inossanto, supervisionava personalmente l'intera operazione e sarebbe arrivato direttamente a Macor. Mi ha fatto piacere incontrare di nuovo il generale Obadea. Mi ha fatto sentire più a casa e ho potuto anche imparare di più da lui, visto che era direttamente coinvolto come rappresentante del nostro paese, che era diventato una parte complessa di questa missione. L'attrezzatura logistica era impressionante e devo confessare che non avrei mai immaginato di vedere una simile tecnologia posseduta da terrestri. Tutto è stato caricato su 2 giganteschi aerei militari e siamo decollati il giorno successivo, facendo un primo scalo in Cile, vicino a Santiago. Dopo poche ore ci dirigemmo verso la punta del Sud America, dove atterrammo in una base militare statunitense in territorio cileno, da qualche parte vicino allo stretto di Drake. Qui incontrammo il generale Roddey, che riorganizzò alcuni punti dell'operazione. C'era anche il generale Obadea, ma non ho avuto modo di parlargli. Ho notato che tutto lo staff era sempre più preoccupato e interiorizzato mentre ci si avvicinava alla fine dell'azione. I canali diplomatici e militari erano sempre aperti, poiché il fenomeno era stato ovviamente osservato e registrato da altre potenze, che erano state a loro volta coinvolte. In queste situazioni la diplomazia statunitense entra in una sorta di allarme codice rosso, in cui solo una piccola parte viene mantenuta per le operazioni correnti con gli altri stati, mentre il resto delle risorse è concentrato esclusivamente sul problema che ha generato il codice. La percezione generale è quindi che Washington si sia presa una breve vacanza, mentre in realtà quasi tutto lo staff presidenziale è in stato di massima allerta. Questo perché gli americani hanno messo in piedi una sorta di sottosistema che permette loro di lavorare efficacemente su 2 livelli in questi casi, quello di superficie, il livello ordinario e palese, e quello segreto, che è poi un vero e proprio formicaio, anche se apparentemente inesistente. Da noi la questione si pone in modo diverso
essendo ovviamente anche una differenza di personalità autoctona. Per la loro stessa struttura interna, i rumeni sono molto più liberi e aperti. Questo si riflette, in casi critici, nel fatto che preferiscono fare tutto in una volta, adattando la situazione a seconda del momento. L'organizzazione lascia a desiderare, ma si guadagna in spontaneità e libertà di decisione. Personalmente preferisco questa opzione, perché offre un più ampio margine di azione. Anche se c'è molta agitazione quando le cose accadono in fretta, le decisioni prese sono in gran parte corrette. Certo, c'è il lato negativo della segretezza, ma in fondo è un rischio presente ovunque. Gli americani invece sono sovversivi, segreti, burocratici e piuttosto rigidi. Immaginavo che la combinazione di questi modi un po' diversi di raccontare avrebbe dato buoni risultati anche in questo caso antartico, come ha ampiamente dimostrato nel caso del complesso di Bucegi. Essendo coinvolto nell'operazione e avendo una certa esperienza di lavoro alla DZ e nelle relazioni tra Romania e America in relazione alla sala di proiezione, in quell'occasione ho potuto notare un certo stato d'animo che cominciava a emergere nell'ambiente della leadership militare e politica americana. Avevo avuto alcune intuizioni al riguardo più di un anno fa e in occasione di questa missione mi sono reso conto che si erano accentuate ed erano corrette. Il problema in sé non rappresentava un ostacolo, ma esprimeva un certo punto di vista sulla mentalità americana. In sostanza, c'era un certo stato di irritazione negli ambienti diplomatici americani per il fatto che elementi o eventi di importanza cruciale a livello planetario coinvolgessero la Romania, un paese relativamente piccolo e senza troppe pretese nell'architettura mondiale. C'era quel disagio creato dal piccolo ceppo, di cui il grande carro deve tenere conto per non crollare. Forse la diplomazia americana avrebbe voluto essere in una posizione molto più solida per gestire e controllare queste situazioni, che riguardavano i monti Bucegi o il collegamento tra i monti Orestiei e la base di Macor in Antartide, ma ovviamente non ha incontrato l'obbedienza dimostrata da altri stati europei nel caso della Romania. L'irritazione degli americani si basava anche su una mancata comprensione del fenomeno in sé, perché punti cruciali e scoperte fenomenali di importanza geopolitica si trovano in Romania e non in altre zone più serie e accessibili del globo. In qualche modo, arrogandosi la posizione di genitore onnipotente a cui obbedire, gli Stati Uniti associano inconsciamente questo atteggiamento al diritto di possedere le scoperte più importanti e gli elementi cruciali del globo. Secondo mio avviso, questa mentalità si basa su una posizione quantitativa che presuppone che il grande sia necessariamente anche il furbo. Naturalmente, se queste scoperte fossero state fatte sul loro territorio o in aree sotto la loro diretta e schiacciante influenza, gli Stati Uniti sarebbero stati felicissimi e la loro arroganza non avrebbe conosciuto limiti. Invece, il governo statunitense ha dovuto in qualche modo stringere i denti, avendo in questi casi solo un'influenza parziale e spesso fragile, scendendo a compromessi, concedendo alcune agevolazioni e, in generale, non avendo un controllo diretto su quelli che considerava punti strategici globali della massima importanza. Come ho detto, la questione non creava dissensi nelle relazioni diplomatiche, soprattutto perché i rumeni sono molto tolleranti, ma poteva comunque inasprire i rapporti quando si raggiungevano certe divergenze. Ho affrontato l'argomento in aereo, parlando con il generale Obadea, dopo che siamo decollati e ci siamo diretti verso il mare di Bellinghausen. Parte dell'equipaggiamento logistico doveva essere prelevato da 2 demolitori atomici già presenti nella zona. Il generale Obadea mi diede l'impressione di sapere molto bene cosa intendevo. Ho a che fare con questo problema molto spesso. Apparizione al Pentagono. La mia fortuna è che il generale Inossanto è un mio buon amico. Mi ha poi detto che la situazione in Antartide è in realtà molto più grave di quanto ci era stato presentato nel rapporto informativo, ma che per ora è tutto sotto controllo. Gli americani avrebbero voluto tenerlo nascosto, ma per la sua stessa natura, il fenomeno ha sconvolto tutte le grandi potenze che lo hanno notato. È considerato un incidente planetario. In questo momento stanno creando una forza internazionale di protezione e intervento, il che complica le cose.
Questo potrebbe dare adito a rivendicazioni di annullamento dei limiti territoriali in Antartide, anche se ufficialmente non esistono. Ma vediamo cosa succede. Siamo atterrati alla base di Makor di sera, ora europea, e ci siamo sistemati lì. Faceva un freddo cane e nevicava, il che rese molto difficile lo scarico. A causa delle condizioni sfavorevoli, anche le potentissime portaerei non potevano operare correttamente per portare il resto dell'equipaggiamento dalle 2 navi ancorate a una certa distanza. Così, il generale Rodney decise di rimandare tutto al giorno successivo. Questo ci ha dato il tempo di sistemarci e riposare dopo il lungo viaggio. Mi aspettavo che la base antartica fosse molto restrittiva rispetto alle altre basi americane, soprattutto in termini di spazio. Mi sbagliavo di grosso. Da un certo punto di vista, potrei addirittura dire che in alcune aree era più grande del necessario. All'interno era molto accogliente, c'era anche un impressionante giardino d'inverno. È vero che il personale era piuttosto ridotto, ma le condizioni di vita mi hanno sorpreso per i servizi offerti. Da quello che ho capito, il problema principale era di tipo psicologico e per questo c'era un aggiornamento del personale ogni 3 mesi, più spesso che nelle stazioni meteorologiche. Non mi è permesso parlare dello scopo di questa base militare americana, ma posso dire che alla fine degli anni 50 è stata coinvolta in un incidente molto grave. Abbiamo dormito bene, anche se fuori era giorno, e al risveglio siamo stati benedetti da un cielo sereno e da un'atmosfera senza vento. Fuori c'erano circa meno 45 gradi Celsius, quindi ci siamo mossi rapidamente per organizzare il necessario per il trasferimento al faro cosmico. Parte dell'attrezzatura era già stata trasportata lì nelle prime ore del mattino. Abbiamo viaggiato comodamente in alcuni moderni cingolati e a mezzogiorno vedevamo già i primi segni dell'esistenza del faro. Il paesaggio stava diventando come spezzato, incastrato nel ghiaccio circostante. Il pendio roccioso e brullo della bassa montagna era ora aspro e perfettamente asciutto. Potevo vedere ghiaia, rocce e persino una specie di sabbia molto secca che delimitavano un'area circolare al centro della quale, lontano, si ergeva il misterioso dispositivo. La sua vista mi diede una profonda emozione, la cui fonte non riuscivo a identificare chiaramente. Forse doveva provenire da un altro mondo o dal mistero che lo circondava. Da solo, senza effetti e persino pudico in quell'area, dava l'impressione di una formidabile ridotta in grado di respingere qualsiasi assalto. Ero sensibile a queste cose e ricordavo fin troppo bene l'impatto emotivo dell'esplorazione della sala di proiezione. In un certo senso era lo stesso, solo che la sensazione era leggermente diversa. Vedevo questa forma tronca, con una specie di enorme collare vicino alla cima, massiccia, imponente, profondamente incastonata nella montagna e allo stesso tempo molto solitaria, che puntava verso lo spazio esterno, nascosta sotto il ghiaccio forse da decine o addirittura centinaia di migliaia di anni. Eppure sembrava che il tempo non l'avesse toccata. C'era una sorta di maestosità, di sovranità, di indipendenza e di sicurezza nel modo in cui è stato costruito e collocato in quel luogo, che richiedeva rispetto e molta attenzione. Osservavo i gruppi di forze sempre più attivi intorno ad esso, il posizionamento degli apparati, la tracciatura del perimetro, e avevo la sensazione di una sorta di assalto, di conquista. Eppure, solitario e imponente, il faro cosmico sembrava andare ben oltre le piccole preoccupazioni che lo circondavano. Ai margini del perimetro del ghiaccio in fusione c'era un'area instabile, da cui fuoriusciva costantemente vapore e l'acqua scorreva in discesa, ma poi si congelava molto rapidamente. Il ghiaccio in fusione era in pendenza e quindi facilmente accessibile dall'alto. A valle la situazione era ancora più semplice da affrontare, poiché il ghiaccio aveva una tendenza naturale a scorrere. C'era uno strano fenomeno. Oltre alla superficie del terreno completamente asciutta, il confine perimetrale era in un continuo e successivo processo di fusione e congelamento, tracciando così una sorta di contorno energetico dell'area. Nessuno sapeva ancora cosa provocasse il perdurare di quel fenomeno, che ovviamente era di grande aiuto per quello che stavamo facendo, ma era chiaro che proveniva dal sottosuolo,
dalla zona in cui si trovava il faro intarsiato. La nostra squadra di camperisti aveva già allestito una piccola capanna proprio accanto al faro, in cima ad esso, a circa 50 metri di distanza. C'erano altre piccole costruzioni simili per le altre esigenze della missione e per alcune delle persone che sarebbero rimaste lì durante il turno. Avvicinandomi alla costruzione modulare e risalendo il pendio abbastanza dolce della montagna, sono riuscito a scorgere per la prima volta, e molto da vicino, quel dispositivo cosmico. L'impressione di massa era molto forte, poiché il faro era fatto di un metallo simile al platino che luccicava nell'acqua. Dall'alto verso il basso presentava delle nervature lungo tutta la superficie, ma non erano materiali, bensì costituite da una sorta di luce laser. In effetti, tutti gli elementi e i dettagli, a parte il massiccio corpo metallico del faro, erano rappresentazioni di questa luce molto speciale, che a volte era fosforescente, a volte molto luminosa, combinando i colori del rosso scuro e del bianco. In quell'occasione mi resi conto che il collare del dispositivo non era in realtà nulla di materiale, ma una struttura luminosa incredibilmente densa e ordinata, in costante e fluido movimento. In questa struttura luminosa molto complicata c'erano alcune direzioni principali che di volta in volta venivano enfatizzate con un certo ritmo. Una prima analisi di questi segnali era già stata fatta, stabilendo un codice molto complicato come traccia iniziale da cui partire per ulteriori studi. Ma tutti questi elementi tecnici non costituivano un ostacolo per gli americani. Se fossero stati solo questo, avrebbero rappresentato una scoperta scientifica notevole, che senza dubbio si sarebbero sforzati di comprendere nei minimi dettagli. Il problema che li teneva sulle spine, però, era che dalle prime analisi dei codici luminosi si erano resi conto che stava per accadere qualcosa di direttamente collegato alle località della Romania e dell'Alaska. Le cose si sono complicate ulteriormente quando hanno analizzato il flusso in uscita verso il satellite Europa di Giove. Nessuno riusciva ancora a capire quale fosse la natura della minaccia, ma tutti erano d'accordo che sarebbe successo qualcosa. In una delle brevi analisi informali che si tenevano per aggiornare i dati dei team che ci lavoravano, è stata presentata la prova del calcolo secondo cui la complicatissima simmetria della luce è una sorta di conto alla rovescia, tuttavia, la lucidità del team di scienziati, sebbene questa opzione fosse facile da accettare, in quanto avrebbe potuto portare alle reazioni più diverse, con conseguenze imprevedibili a livello planetario. La situazione è stata analizzata dal punto di vista di una logica diversa. Gli obiettivi dell'impulso luminoso informativo erano quindi molteplici, oltre all'idea di una distruzione di massa e cataclismatica. Il team di analisi ha presentato il fatto che questa possibilità di distruzione, tuttavia, non si adattava allo schema degli eventi che si erano svolti fino a quel momento. La difficoltà di presentare una situazione del genere sta nel fatto che non mi è permesso parlare di quasi nulla di ciò che è accaduto in quel luogo. Anche i pochi accenni che ho fatto qui sono dovuti al fatto che si è trattato comunque di un incidente planetario, osservabile da molti altri stati, e quindi non più negabile, almeno a livello di servizi segreti. Il mio resoconto è quindi più informativo, in modo generale, perché le barriere di sicurezza non mi permettono di presentare, nemmeno allusivamente, ciò che è stato osservato in loco e le conclusioni finali raggiunte. Poiché stiamo parlando di coinvolgimento internazionale e di accordi interstatali a livello militare segreto, non posso rivelare praticamente nulla di questi aspetti, tanto più che ho fatto personalmente parte della prima linea nei primissimi giorni dell'incidente. Ma il discorso cambia quando mi riferisco a certe scoperte nel nostro paese. Sebbene le condizioni rimangano più o meno le stesse, c'è comunque un significativo margine di maggiore libertà, se non altro per il fatto che siamo nel nostro cortile. Nei volumi precedenti ho sfruttato questo piccolo vantaggio per quanto mi è stato concesso. Il terzo giorno dopo il nostro arrivo alla base di Macor, arrivò il generale Inossanto, che ricevette il rapporto delle prime scoperte e analizzò personalmente la situazione sul posto. Ci fu poi una riunione segreta dei soli capi militari, alla quale partecipò anche il generale Obadea.
Il vantaggio di lavorare in luoghi così remoti era che, politicamente, la pressione diplomatica si manifestava con un certo ritardo, lasciando così i nervi un po' più distesi. In questo caso, però, le cose erano più complicate, poiché c'erano diversi stati che richiedevano vari interventi. La sera parlavo con il generale Obadea degli oggetti scoperti e naturalmente l'argomento delle montagne di Orostie fu toccato ripetutamente, perché era direttamente coinvolto in quello che stavamo facendo lì. Il generale sapeva già che la zona stava inaspettatamente resistendo alle sonde Revue, cosa che disturbava non poco gli americani. Tuttavia, ha preferito non parlarne. Era un uomo diretto, che preferiva l'azione alle chiacchiere. Non si sentiva a suo agio nelle lunghe discussioni e tendeva a concludere le cose in modo rapido e brusco, senza dettagli. Per questo motivo non sono riuscito a sapere molto da lui, in gran parte perché nemmeno lui aveva le informazioni necessarie. Era la seconda volta che ne sentivo parlare, ma pensavo che non fosse possibile. Ma è comunque perfettamente vero, mi assicurò il generale una sera, quando era di umore leggermente migliore. Mi creda, nemmeno a me piace questa situazione, che ha dato origine a problemi molto grandi. Si tratta dell'unico caso in cui il nostro dipartimento non è riuscito a gestire la situazione, e non per negligenza, ma perché c'è stata una sequenza di elementi che ha inevitabilmente portato a questo. Quando abbiamo scoperto cosa stava accadendo e volevamo fare qualcosa, era già troppo tardi. Non sarebbe stato un problema se le informazioni fossero state più ricche e fossero state conservate negli archivi. L'incredibile coincidenza di circostanze è che queste informazioni essenziali sono andate perdute, così che ora ci sono solo informazioni secondarie su di esse, che sono di scarsa utilità per noi. Gli americani non potevano concepire una cosa del genere, ed è per questo che siamo stati sospettati di mentire. In realtà non è altro che la verità. Seppi allora dal generale Obadea che, intorno al 1994, erano stati aperti diversi siti archeologici nell'area dei Monti Oroshtei per comprendere meglio la struttura organizzativa militare e amministrativa dell'attività degli antichi daci in quelle zone. L'idea sembrava promettente, poiché gli scavi avevano portato alla luce reperti di una vita molto più complessa di quanto si pensasse in precedenza. Al termine di una giornata in uno di questi siti archeologici, si verificò un evento che congelò i nostri servizi segreti. Uno degli operai si infilò accidentalmente in una camera sotterranea e poi, di primo piano in secondo, si imbatté in un complesso molto più profondo. Ciò che vi fu trovato fu sufficiente a sconvolgere la leadership al massimo grado del paese, convocata d'urgenza in una riunione del CSAT. Sono seguite immediatamente un'inchiesta SRI e un'indagine in loco. Ma tutto questo lo saprai da Cesare, mi disse il generale. All'epoca lo incaricai di indagare a fondo sulla questione, anche se in qualche modo avevo perso la chiave. Vi spiegherà tutto nei dettagli, perché si occupa del caso da diversi anni. L'attenzione dei nostri servizi segreti è stata attirata non solo dal fatto che la località rappresenta un punto strategico chiave del paese, ma anche perché la scoperta fatta spiega molte cose sul nostro popolo. Soprattutto nei rapporti con gli ungheresi, questo elemento chiarisce tutto. E non solo con loro. Era la prima volta che sentivo il generale parlare di una cosa del genere. All'inizio, l'essenza del problema tra rumeni e ungheresi non era tanto una rivendicazione territoriale, quanto un'indagine ideologica sulle origini dei due popoli. Poi c'è stato un periodo in cui è prevalso l'approccio territoriale. Ora, ancora una volta, si tende a chiarire la questione su basi storiche. In ognuna di queste fasi pluridecennali, le relazioni tra i servizi segreti dei due paesi erano molto tesi, con conseguenze dirette per le masse di persone così manipolate dal controspionaggio. Siamo rimasti in Antartide per 3 settimane, lavorando quasi 24 ore su 24 per risolvere la situazione. I nostri sforzi sono stati intensi, ma non hanno fatto quasi nessuna differenza. Pur non potendo entrare nei dettagli, ricorderò che una delle discussioni di lavoro ha riguardato l'area del polo magnetico meridionale del pianeta, dove sono emersi elementi nuovi e sorprendenti.
Paradossalmente, ciò che si pensava potesse inasprire un possibile conflitto tra stati, in realtà è riuscito a calmare le acque quasi immediatamente. L'influenza benefica è stata tale che la soluzione è stata trovata immediatamente e tutti sembravano soddisfatti. Naturalmente rimaneva ancora irrisolto il problema del radiofaro cosmico e, in particolare, la sua interferenza con il satellite Europa di Giove. Ma ulteriori analisi molto sofisticate hanno dimostrato che non si trattava di una vera e propria minaccia, ma piuttosto di un aggiornamento di una potenziale condizione strutturale interna del radiofaro. Fino alla mia partenza non è stato possibile stabilire né la causa di tale aggiornamento né la sua natura. Al mio ritorno mi è stato chiesto di unirmi al gruppo RV nel Maryland per una fase superiore nello studio e nell'addestramento di questa capacità. Sono rimasto lì fino alla fine di aprile 2007, sviluppando la mia tecnica e allo stesso tempo stringendo preziose amicizie con alcuni ufficiali americani. Sono tornato in patria dopo una breve sosta in Germania e a maggio ero di nuovo alla base per prendere servizio. Nel frattempo, Cesare era riuscito a stabilizzare il lavoro del Dipartimento, si era dimostrato un buon mediatore tra i suoi interessi e il governo e, con l'aiuto del generale Obadea, aveva rafforzato la cooperazione con gli americani, che era stata indebolita dall'incidente antartico. In una di quelle tranquille e belle serate di maggio, dopo tanto tempo, ho avuto l'opportunità di passeggiare di nuovo con César nei dintorni della base. Avevo approfittato di una pausa dal suo lavoro e l'avevo invitato a fare quella passeggiata rilassante, ricordandogli che a volte aveva bisogno di qualcosa del genere. Lui sorrise, sapendo che era questo il modo in cui volevo imparare alcune cose da lui. Per risparmiare il mio dispendio di energie, mi disse divertito: «Il generale mi ha informato che avete discusso di ciò che è accaduto sulle montagne di Orishtiei. Molto bene, molto bene. In ogni caso, lei è stato direttamente coinvolto in questa vicenda attraverso l'incidente antartico, quindi ora è naturale che sappia di cosa si tratta. Ma, come già sa, nemmeno noi abbiamo molte informazioni al riguardo». Gli raccontai brevemente la mia conversazione con il generale e gli chiesi di spiegarmi la questione nei dettagli, in modo che potessi farmene un'idea chiara. Obadea non era un buon narratore e, in ogni caso, era Cesare a conoscere tutti i dettagli. Personalmente sentivo di essere particolarmente attratto dal dossier, sia per il suo mistero imperscrutabile, sia per il fatto che l'argomento stesso era stato così spesso eluso fino ad allora. Anche per DZ si trattava di una categoria speciale. È l'unico file in questa situazione. In realtà, la storia è molto più complicata. È stato l'inizio di una storia che mi ha stupito e mi ha fatto acquisire una visione totalmente diversa della nostra nazione rumena. Conoscevo già alcuni elementi del suo passato dalla sala proiezioni, ma ciò che ho appreso quella sera da Cesare mi ha agghiacciato e mi ha reso molto più responsabile e ricettivo. Alle origini e alla storia del nostro popolo. Solo allora sono stato in grado di comprendere appieno la feroce battaglia condotta contro questa nazione e le motivazioni nascoste che vi stanno dietro. A suo tempo mi ero ripromesso di presentare tutti questi elementi in dettaglio, in modo che il lettore possa giudicarli al meglio. Al di là di ogni speculazione o interpretazione più o meno di parte, sta la verità scoperta sulle montagne di Orishtiei e riprodotta in parte nell'unico file esistente sull'argomento, il file Kronos. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.